e volevano sapere i particolari, tutte le cose che io avevo vissuto e ricordavo come se fosse quel momento. Sono arrivati a settembre, sono ripartiti verso aprile, sì, ma una cosa, e quando li invitavamo a venire con noi per non lasciarli soli a pensare nella camera con quell'incubo, allora tutto con le suore si è fatto un'amicizia, parlavamo di questo e di quello e loro erano felici per qualche momento di dimenticare e di levarsi da quel pensiero che li opprimeva. No? È una cosa da non dimenticare, un'esperienza vissuta e mai dimenticata. Non è possibile dimenticare, perché ci ha toccato proprio sul vivo, ci sono stati momenti terribili e poi sì, però abbiamo superato, sì. Sì. E tutti sono usciti sani e salvi. Tutti. Ma era necessario, guarda, non è che abbiamo fatto miracoli, no. Quello che quando uno è coinvolto in una situazione di dolore ingiustamente inflitta, non si può fare a meno. No, non puoi pensare a niente in quel momento, solo come salvarli. È l'unica, sì. Bene. Sì. Arrivederci. Grazie a voi, tutti. Grazie. Sì. Stia bene. Roberto Jarac, sono vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, alla stazione centrale. Ho il piacere di darvi il benvenuto a questa prima riunione di contatto per la presentazione dello spettacolo che rivolgeremo soprattutto alle scolaresche e ai ragazzi delle scuole in varie città d'Italia, e qua parliamo di quelle di Milano, in cui vogliamo presentare sotto una luce artistica e contenutistica quella che è stata la tragedia della Shoah, in un linguaggio che possa raggiungere il cuore degli studenti e far capire cos'è stata la tragedia della deportazione e dello sterminio di 6 milioni di ebrei, tra cui molti bambini, molti anziani, che nessuna colpa avevano se non quella di essere nati ebrei. E questo concetto che deve colpire e deve far capire ai giovani del domani quali sono i segni che bisogna cogliere nella società per evitare che questa storia si ripeta. Sono sicuro che voi insegnanti riuscirete a trasmettere questo messaggio, a preparare i giovani per quel momento in cui il percorso educativo troverà un suo momento anche di svago forse, ma comunque di grande e profonda meditazione. Auguro a tutti buon lavoro. Sono la dottoressa Pica del Comune di Roma e dalla Giunta Veltroni, quindi da molti anni seguo il progetto Memoria, e oggi questo spettacolo, questa giornata per i ragazzi di formazione prima del viaggio ad Auschwitz e Birkenau mi è sembrata assolutamente toccante, esaustiva, sia dal punto di vista artistico ma soprattutto dal punto di vista storico, e con delle testimonianze ricordando Shlomo Venezia, Liliana Segre, eccetera eccetera. Ho visto questi 200 ragazzi circa che partiranno per Auschwitz molto interessati e significativamente toccati. Grazie. Grazie. Eyal è bravissimo, avete fatto uno spettacolo molto coinvolgente per i ragazzi e anche istruttivo, e il prossimo anno cerchiamo di ampliarlo, potenziarlo e portarlo a più ragazzi possibilmente. Grazie di averlo fatto. Progetto che nasce da dicembre, quando Eyal Lerner è venuto e ha fatto la sua presentazione al convegno sulle tematiche della Shoah e su come i ragazzi vedono la Shoah, e da quel momento è nata proprio l'idea di allargare questa opportunità formativa, coinvolgendo sia i ragazzi dell'università che i ragazzi delle scuole medie e superiori, e anche poi quelli che si trovano a fare un'esperienza importante come quella artistica, quindi musicale, e quindi coinvolgendo anche il conservatorio.
Allora vogliamo dare atto della bellissima esperienza che abbiamo fatto con il progetto Memoria, nello spettacolo dal titolo Che non abbiano fine mai di Lerner, perché è stato un momento di riflessione interessante, molto originale, fuori da luoghi comuni, che ha saputo coniugare, diciamo, la vena artistica del presentatore con la memoria, ed è un fatto che ci ha molto favorevolmente colpito, e quindi ci auguriamo che la cosa possa continuare. Nell'ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, questo ufficio scolastico regionale per la Toscana ha collaborato con l'Università degli Studi di Firenze, il Dipartimento di Sociologia e l'artista Eyal Lerner al progetto Memoria. È stato un risultato veramente positivo, perché l'opera teatrale e musicale che Lerner ha sviluppato ha coinvolto in maniera veramente fattiva gli studenti che hanno partecipato sia come attori e musicisti, sia gli studenti che partecipavano nel nostro Conservatorio Cherubini di Firenze come pubblico. Io sono la referente per la Shoah da diversi anni. È la prima volta, in genere ci eravamo orientati su percorsi formativi per i docenti, qualche volta per gli studenti, però tramite convegni, giornate di studio. È stata la prima volta in cui abbiamo ricercato qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e veramente i risultati sono stati sorprendenti per la capacità, dobbiamo dirlo, e la bravura di Lerner, che ha saputo coinvolgere in maniera veramente partecipata gli studenti, e su un tema come la Shoah, che è un tema molto difficile, specialmente da rappresentare, specialmente da coinvolgere in maniera così forte. Sono esperienze emotivamente anche molto forti, e lui è riuscito in pochi giorni a creare veramente un clima, un pathos molto importante per gli studenti, e penso che un'iniziativa così veramente sia valida per trasmettere quelle che sono le nostre finalità, perché celebriamo il Giorno della Memoria. Non deve essere un evento che riguarda il passato soltanto, purtroppo, anche perché la Shoah è stata un fatto che è avvenuta in luoghi precisi, in un preciso tempo storico, però dobbiamo trarre un insegnamento da questa catastrofe, da questa tragedia, senza naturalmente vedere soltanto l'orrore, perché l'orrore tende a essere rimosso dagli studenti. Invece lui ha saputo, con il suo spettacolo, affrontare questo tema così difficile anche in una maniera, consentitemi, lieve, che ha saputo, penso che sia stata un'esperienza significativa per coloro che hanno partecipato, sia come attori che come studenti, che lascerà un segno e potrà avere per noi dell'ufficio scolastico regionale, anche a detta del direttore generale che era presente a tutto lo spettacolo, potrà avere anche degli sviluppi futuri di collaborazione in questo senso, e che insomma a noi interesserebbe sviluppare. Per l'UNESCO la Shoah non è soltanto la memoria del 27, ma è un programma permanente. Ricordare la Shoah significa ricordare tutti i crimini, tutti i genocidi, e ricordarsi che questo ci sia ad esempio perché non succeda più, per educare le generazioni future contro i crimini d'odio, contro l'incitazione alla violenza che purtroppo vediamo usata anche sui social media molto spesso. Quindi per l'UNESCO la Shoah è un tema di educazione permanente, per questo oggi e non la giornata del 27, perché è un programma permanente dell'UNESCO, l'educazione alla memoria dell'Olocausto e al genocidio, per educare alla pace e al dialogo e alla comprensione. L'importanza dell'iniziativa è di dialogare con i giovani, questo è l'incarico che ha l'UNESCO, cioè la cultura, la trasmissione della stessa, l'insegnamento ai giovani. Quindi quello di oggi è veramente un pilastro nel nostro lavoro. Spero che riesca bene.
lo dimostra il fatto che l'auditorium è pieno e ci sono i ragazzi dell'università, del liceo Dante e altri, e questo ci rende veramente soddisfatti.